piatto di riso al burro con parmigiano sotto gli alberi. Domani voliamo fare. Domani si vola, dato. Sì, una cosa al giorno, vero? Siamo troppo caldo, troppo stanchi. Troppo Sì. ansia. Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso. Mi sono sbrodolato addosso. 1000 di quota non è male, eh? Non è male, sotto gli alberi si sta discretamente. Ancora 2, 3, allora 1, 2, 3 parcheggi e poi lasciamo il sud Italia, ragazzi. Siamo a fine luglio, 20, ma che 20? 17. Quindi siamo a metà luglio, da fine siamo passati a metà. Si torna indietro nel tempo. Sì. Adesso sparecchiamo un'ora e andiamo a fare un altro tipo di esperienza. Si chiama il volo dell'angelo e si attraversano due città, due montagne, volando. Chiudiamo le finestre, ragazzi, e partiamo. Andiamo, abbiamo detto, a fare il volo dell'angelo. Caldo che c'è. Boh, lo vediamo. Un'ora spaccata e siamo in un altro parcheggio con un'altra. Siamo in galleria, fresco di nuovo. Dicevo, un altro parcheggio, credo sempre in montagna. Siamo quasi 9 km, Castelmezzano, Albano. Povero Iveccone, salite ripidissime, stiamo salendo con 40 gradi di temperatura, il motore ne ha 100. Siamo arrivati al parcheggio dove poi con 5 minuti di passeggiata si arriva alla biglietteria e poi forse altri 20 per salire dove poi si parte per fare il volo dell'angelo. Voliamo. Andiamo a volare, ragazzi, ci sono 40 gradi, almeno prenderemo un pochettino di aria, stiamo sclerando, c'è un caldo mostruoso. Prima di tutto si va a fare i biglietti, poi si riscende sino a qua giù, dove abbiamo il camper, ci sarà una navetta che ci porta sino a un certo punto e da lì ci sarà una bella passeggiata di trekking da fare. E poi riscendiamo a manetta a 100 all'ora. Comunque, ragazzi, ci troviamo a Castelmezzano ed è uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo a 850 metri di quota. Oggi è giornata di emozioni, di avventure. Questo è davvero uno dei borghi più belli d'Italia. È stupendo. Eccoci arrivati, biglietteria. Ah, qua c'è fresco. Guardate che figata. Buonasera. Buonasera. Siamo due adulti e un bambino di 11 anni. La storia è così, è questa. Purtroppo Davide non può farlo perché non ha il peso e l'altezza giusta, quindi anche Rita rimarrà a valle con Davide. Io invece ci provo. È dura perché ci sarà mezz'ora di trekking per salire, per fare il primo volo. Sono 2 voli da 1,5 km ciascuno, si scende a 120 km orari e in 3 minuti quindi si fanno tutti e 2. E ci vuole Però devo fare 30 minuti una volta e 15 minuti un'altra di camminate per arrivare nei 2 punti. È tosta, c'è caldissimo, paura di morire in montagna, ragazzi. Comunque sappiate che vi ho voluto bene a tutti. E questi voli li faccio un po' per me e un po' per voi, quindi un fiore portatemelo. Scherzo, non ne voglio fiori, anche perché Rita mi deve cremare e buttare in giro per il mondo.
negli oceani, nelle montagne. Ti dispiace che non puoi scendere? O sei contento? Dopo aver visto tutto quello che devo fare, no. Erano più gli spostamenti, non la discesa in volo che lo preoccupava. A me dispiace perché ero convinto di poter fare delle dronate e filmare magari Rita che partiva, io col drone l'avrei filmata, invece il drone è zero, posso solo mettere la GoPro in un caschetto e basta. Quindi vabbè, adesso si rientra al camper, si aspetta la navetta e poi cominciamo. Forse mi sono dimenticato di dirvi cosa costa il biglietto e costa 33 euro. Siamo pronti amici, ho salutato Rita e Dado, vado a fare il volo, mi sono preso l'attacco per mettere la GoPro nel caschetto, almeno vi faccio vedere questo volo. Lo faccio un po' per tutti e due, per me e per voi, perché c'è troppo caldo, è una pazzia. È arrivata la navetta, adesso vediamo a che ora. 16:30, sì. È il corretto? 2 minuti e ce ne andiamo. Ok, quindi mi siedo e aspetto. Come ti chiami? Andone. Io Roberto, Qua dentro- piacere. C'è caldo, eh? Porca miseria. Poi quanto ci vuole? Mezz'oretta a piedi, per salire al primo? Cioè, Ma la cosa bella è che salita. salita è caldo da morire, Eh. Da pazzi, Quanto ci vuole invece con la navetta per arrivare dove mi devi lasciare? Quindi 5 minuti Antonio mi porta in un punto dove poi da lì sino al volo devo fare 30 minuti a piedi in salita per arrivare alla vetta di un monte. Ce la faremo ragazzi. Allora amici, la navetta mi ha lasciato e la salita è questa, guardate che pendenza, una roba da pazzi, piano piano dai, coraggio, devo farmi coraggio, pendenza al 15%, durissima, non sono un piagnucolone, mi conoscete, però ci sono temperature troppo elevate. E farti mezz'ora con una salita così, guardate, forse se inquadra avanti non si capisce perché le prospettive non rendono, ma guardate indietro, guardate questa salita. Spengo, conservo un po' di saliva e di fiato e ci vediamo più su. Panorami pazzeschi, come rientro, se non è già buio vi faccio vedere questo paesetto col drone, è arroccato con le rocce dietro, è troppo bello, meno male un po' di ombra. Mi hanno raccontato che qui in questi paesetti, qui in questo paesetto faceva 10-15 gradi in meno in questo periodo gli altri anni, quest'anno fa un caldo pazzesco, ecco perché non sono organizzati. Sono sicuro che se dovessero continuare queste temperature si organizzeranno con un quad per portare le persone su, se no hanno finito di lavorare. Troppo dura e faticosa questa salita con queste temperature. Un po' di pianura per fortuna e più avanti vedo anche un po' di ombra. Sono in altissimo già, devo raggiungere la cima per poter partire e fare il volo. Tutto questo per 1 minuto e mezzo di volo, il primo tratto, poi si scende, si fa un altro quarto d'ora di camminata, speriamo in piano, e si fa un altro volo di un altro minuto e mezzo per tornare al punto di partenza. Quindi 3 minuti totali di volo, però deve essere divertente, a 120 km/h sospeso nel vuoto. Vedo il percorso, i gazebo lì in mezzo ai monti, c'è un altro terribile salitone sul finale. Comunque è abbastanza in ordine, panche, tavoli, dei cartelli raffiguranti la flora che si può incontrare, e lì si poteva incontrare il gatto selvatico, cioè c'era scritto che è presente il gatto selvatico in queste montagne, in questi territori. Si parte credo da questa punta e si scende giù in quella vallata, aiuto, a 120 km/h sospesi nel vuoto,
Deve essere abbastanza emozionante. Chissà se è pauroso anche o solo emozionante. Guardate che belle rocce, stupende. Aiuto. Guardate la pendenza, guardate questa, madonna, sempre più ripida sotto il sole cocente. Questa è proprio dritta, non riesco più a salire. Aiuto. Col sole a picco, sono zuppo, però ci siamo. Non è per i deboli di cuore. Ah, ci muore qualcuno. Ce l'ho fatta, ragazzi, mi hanno offerto una bottiglietta di acqua, stanno preparando altri ragazzi. Si parte sdraiati, guardate. Un attimo solo prima le stringo le cinghie e poi le fisso con le mani. Vela media applicata, partito. Ricevuto. Arrivederci alla prossima. Adesso gli occhiali da sole li posso mettere? Sì, li puoi portare. Ok, chiudiamo il borsello e ci prepariamo al lancio. Siamo pronti per partire, ragazzi, un bel volo. Ok. Piano piano, pancia in giù e gambe dietro. Mi lascio andare? Sì, Mi butto? legato. Sì, piano piano, non si fa male. Ok, frenano loro, eh? Sì, è tutto automatico. No, sto scherzando. Deve solo rilassarsi. Sì, mi godo il volo. Paesaggio, sì. Sì. Ok, riguarda la GoPro, giusta? Sì, perfetto. Perfetto. Grande. Ok, allora una mano qui, signore. Così tiene anche il borsello. È assicurato anche con una fascia, non si preoccupi. Va bene. Ragazzi, Uomo 84. Applicare vela media. Vela media applicata, partito. Ricevuto. Ok, agganciamo la vela e si parte. la vela è per frenare un po'. Sì, e rallentare. Se no andrei troppo veloce. Esattamente. Arrivederci alla prossima. Grazie A ragazzi, lei. buon volo a tutti. Arrivederci. Ciao. Buon volo a tutti. Wow, wow ragazzi, aiuto, è stupendo, aiuto. Aiuto. Salve. Oh, salve. Salve. Stand up, Ah? in piedi, Sì. leggi questo gentilmente e ti metti sulla X. Ok. Ti spalle a me. Ti è Spalle. piaciuto? Sì, bellissimo. Perfetto. Bellissimo. Siamo contenti. Mi aspettavo che frenasse prima di arrivare qui, quindi quando l'ho visto continuare ad andare fa impressione. Sì, un po' sì. Perché lì mica ti dicono poi dove frena, quando frena. Buonasera. Buonasera. Ok, Qua. spalle a me. Ok. Posso uscire, sì? Ragazzi, è stato molto emozionante, bellissimo. Mamma mia, che altitudine, che altezza. Ero in mezzo a questa valle, guardate, ve lo faccio vedere da qui. In mezzo a questa valle. Guardate lì il paese. Aiuto, fa anche paura, eh. A un certo punto è stato davvero adrenalina pura. Seconda navetta per andare a fare il secondo volo. Grazie, scendo anch'io, giusto? Sì. Grazie. E poi dove devo andare io? Lo chiedo a questa signorina. Grazie, ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Sì, devo fare il secondo volo. Strada principale, Ok. all'incrocio a destra. Ok, quindi scendo giù. Sì. Strada principale, scendo giù. Attraversate il paese, di nuovo Ok. a destra, direzione Castello. Va bene, grazie mille, chiederò. Arrivederci. Sono in un altro paesetto, certo che l'ho raggiunto in fretta volando, 1 minuto e 10 ed ero già arrivato. Guardate dove costruiscono questi paesetti, che meraviglia. Guardate che belli.
proprio sulle montagne con abeti, rocce, guardate le rocce qua. No, troppo bello. Piccole Dolomiti Lucane, di nuovo un bel salitone. Siamo pronti per fare il secondo volo e torno praticamente nel paesetto dove ho parcheggiato il camper. Con 2 voli si ritorna lì. Carino con la cuffiettina, ragazzi. Secondo volo, Sonia mi sta mettendo l'imbraccatura. Ciao Sonia. Ciao. E siamo pronti per andare nel punto di partenza. In paradiso. Fallo pure a me. Grazie. Ok, ci siamo. Grazie ragazzi, Ciao. arrivederci, Grazie a buon voi. lavoro. Si parte ragazzi, secondo volo. Aiuto qua in altissimo! Aiuto! È bello! Wow! Wow ragazzi, bello secondo volo, ho fatto doppia adrenalina, tripla con i ponti di stamattina. Basta, adesso voglio prendere il camper, andarmene e trovare un parcheggio e rilassarmi. Queste giornate sono strapiene con il caldo che c'è, è tostissima. Però tanta roba questo, belle esperienze. Peccato Dado e Rita che non l'hanno potuto fare. Dado ha potuto e Rita ha voluto. È stata una figata incredibile. Lo vedranno nei video, lo vedrete nei video. Cioè quando passi velocissimo con uno strapiombo pazzesco sopra questi valli, ma non so quanto di altitudine, 700, 600-700 metri di volo. Aiuto, fa paura. Pronti? Si torna a casa. Bello, è divertente. Che è bello. È figata mostruosa quei 2 voli. Antonio. La strada, sta salita al ponte. Sì, però il volo è stato bellissimo. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, si prende il camper e si parte. Oh! Uè, cuccioli!
Anche questo non potevo perderlo, ragazzi. Fatto, adesso si va a Matera. Avevamo intenzione di visitare un altro posto, ma c'è troppo caldo. Facciamo Matera e Nord. 1 ora e 10 minuti e siamo parcheggiati a Matera. Non abbiamo trovato per il momento nessun parcheggio utile, ma vedremo di trovare qualcosa per visitarla. Ultima città del sud Italia e poi dritti al nord. Oggi mi sono proprio annoiato sul divano, amici. Mi sono svegliato, ho lavorato 1 ora. Poi ci siamo spostati e abbiamo fatto forse 1 ora e mezzo di camper. Siamo scesi e abbiamo fatto i ponti tibetani. Abbiamo pranzato, risalito in camper e fatto un'altra ora e mezzo di camper. Fatto i voli dell'Angelo con quelle passeggiate per arrivarci mostruose sotto il sole. Fatto i 2 voli, risalito in camper e ho fatto un'altra ora e un quarto adesso, 1 ora e 20, non me lo ricordo, per arrivare a Matera. Adesso mancano 22 minuti, 20 km e siamo in un parcheggio a Matera. Speriamo buono, nel senso che ci possa stare e non mi debba rispostare. Benvenuti a Matera, amici, benvenuti, ci scrivono così. Stiamo raggiungendo il parcheggio che ha trovato Rita, 2,3 km, 4 minuti, dovremo poi essere vicino al centro. Siamo arrivati a Matera, abbiamo parcheggiato e ci sono i sassi da visitare non troppo distante da questo parcheggio. È un parcheggio abbastanza brutto perché poi è molto in pendenza, è proprio in salita o in discesa, abbiamo il camper buttatissimo. Sono tutti parcheggiati così. Però da quella parte abbiamo già i sassi, quindi si può fare domani mattina la prima uscita. E poi bisogna vedere cos'altro visitare. Adesso con Dado andiamo a comprare 2 cosette che ci mancano. Abbiamo visto che c'è un negozio, un alimentari qua vicino. Sentite come cantano i grilli o le cicale, non me lo ricordo ancora quali sono quelle che cantano di giorno. Dal caldo che c'è, cantano come dannate. Finalmente un po' di acqua fresca. I piedi e le gambe bollenti. Abbiamo trovato il supermercato e abbiamo anche trovato tante cose che ci servivano. Qualcuna forse ci manca, ma la maggior parte c'è. Adesso ci compriamo anche un po' di salumi. Mi sono fatto una bella chiacchierata con un ragazzo cileno che viaggia in bicicletta. Dopo ve lo presento perché ci beviamo un mirto insieme. Viaggia in bicicletta da 2 anni, magari lavora 4 mesi in una città e 8 mesi viaggia, rilavora 4 e 8 mesi viaggia, quindi con 4 stipendi viaggia 8 mesi. Niente, ho fatto una bella chiacchierata. Rita invece ha fatto la cena. Rita ha preparato una bella cena, hamburger, melanzane e mezza burrata. E adesso ceno. Poi ho un bicchiere di vino della signora che abbiamo incontrato l'altro giorno in quella città, non mi ricordo più, manco più il nome, forse Satriano di Lucania, no, forse un altro nome, non me lo ricordo più. Comunque vino di proprietà. Ragazzi, poi domani mattina sveglia presto, visitiamo i sassi di Matera e ce ne andiamo. È impossibile stare dentro il camper, ci sono 35 gradi e 8 dentro il camper, 36 gradi chiusi qua dentro il camper, non si può. Non credo che non dormirò neanche, mi butto qui in terra fuori dal camper. E adesso amici stiamo bevendo un liquore di mirto con Zoltan ed Ether, 2 ungheresi che ci hanno riconosciuto, ci seguono da circa 6 mesi e allora sono venuti a salutarci. Grazie al traduttore possiamo chiacchierare, grazie a Google Translator. Salute ragazzi e cin cin. Cin. Adesso ragazzi vi presento anche Simon. Salute. Dal Cile, ragazzi, dal Cile con la bicicletta, viaggia 2 anni e l'ho conosciuto No, pero qua. no No siempre viajando. No desde el Chile con la bicicleta. Claro.
Pero 2 años 2 años en viajando. bicicleta, sì. 2 años in bicicletta, viaggiando con la sua tenda, si parcheggia, continua a viaggiare. Adesso sta facendo il sud Italia. Salute. su. Salute. Buongiorno a tutti amici, 7 del mattino, siamo già operativissimi, dormito poco e niente, e il poco che si è dormito completamente sudati. C'è un caldo mostruoso, ci sono già 30 gradi dentro il camper alle 7, abbiamo dormito con queste temperature. Stiamo già facendo le colazioni e usciamo, io e Dado. Siamo arrivati al punto addirittura che Rita non vuole neanche venire a fare una passeggiata, vuole solo andare al nord, quindi usciamo io e Davide, ci visitiamo Matera perché io ci tengo, voglio vederla, almeno i sassi, almeno la parte storica. E poi torniamo, Rita nel frattempo sistema tutto, chiude tutto, riordina, torniamo, metto in moto e andiamo in Trentino Alto Adige, ragazzi, in montagna, al fresco. Prepariamo al volo le colazioni, ho già riordinato tutto e apparecchiato. Questo è il programma, è così, e capisco tutti, capisco anche Rita, cioè è che mi piace troppo vedere certi posti che ho visto solo in fotografia, qui non ci sono mai stato, quindi io la visito, a costo di morire. Guardate amici, dal caldo che c'è, le uova che abbiamo dentro i pensili sono già cotte, sono già i tuorli sono aperti, non rimangono neanche compatti. Mai successo ragazzi, 8 meno un quarto del mattino, siamo già a passeggio, e lì ben vestiti, magliettine nuove comprate l'altro giorno in montagna, vi ricordate? C'è Dado con me, usciamo io e lui da soli, ve l'ho già detto prima. Missione: visitare Matera e sopravvivere al caldo. Ci proveremo, ce la faremo. Per questo siamo usciti di mattina. Ce la faremo, Dado. Siamo così mattutini perché poi oggi farà 43 gradi e vogliamo davvero sopravvivere. Rita rimane in camper, ve l'ho già detto, pulisce tutto, fa anche un'insalata di riso, così quando torno posso mettere in moto e farmi molti chilometri verso il nord Italia. Anche a pranzo non fermarci, fare piatti, ognuno si mangia il suo contenitore e proseguiamo. Ragazzi, il discorso qua è serio, non è una fesseria. Dado dimagrisce, Dado mangia di meno, noi non ci alleniamo, in spiaggia non stiamo andando. Bisogna andare in posti più confortevoli. Comunque, detto questo, si va a visitare Matera e ce l'abbiamo a 5 minuti a piedi scendendo su questa strada. Alla nostra sinistra Università degli Studi della Basilicata, Liceo Tommaso Stigliani. Sud, i Sassi di Matera. Hanno detto che non sarà facile visitarli perché salite, discese, scalini, ci sarà un parkour. Siamo appena entrati nella parte storica di Matera, direzione i Sassi. Yes. Sì, Matera è bella, le fotografie di Matera è incredibile. Ho scoperto che i Sassi di Matera è un quartiere della città, perché la città è enorme. Eh sì, è grande, ce l'aspettavamo più piccola. Sì.